Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Forzinet. Ebbene, incredibile ma vero, l'Italia nel 2026 ospiterà un premium live event della WWE, una notizia attesissima da tutti i fan di wrestling italiani, chiaramente l'attendevamo, era anche nell'aria, devo dire, soprattutto io ho anche ventilato questa ipotesi dopo l'annuncio delle date di gennaio a ridosso della Royal Rumble, infatti non ci sono date italiane e questo mi aveva fatto presagire ad un possibile premium live event o quantomeno un ritorno per le puntate di SmackDown e di Raw. Adesso avremo un primo live event praticamente ufficiale perché l'ha comunicato Nick Khan, che è il presidente della WWE, quindi un annuncio praticamente ufficiale, ufficioso più che altro. L'ufficialità dobbiamo aspettare probabilmente qualche settimana o qualche mese quando verrà effettivamente definito l'evento con la data e la location. Al momento le informazioni che abbiamo in merito sono queste, sono veramente poche, ovvero il fatto che ci sarà e farà parte della partnership che porterà la WWE su Netflix nel 2026. Inizialmente pensavo fosse soltanto una partnership che si sarebbe limitata ai premium live event trasmessi appunto su Netflix, invece a quanto pare potrebbe prendere tutto il blocco degli eventi WWE, ma come comunicato, come detto, ipotizzato anche dai diretti interessati, ovvero Michele Posa e Luca Franchini, che di fatto fanno il commento in italiano per la WWE, ma anche su Discovery Plus e su le reti Discovery in chiaro, di Max in particolare. Potrebbe anche proseguire la partnership quantomeno per la trasmissione in chiaro degli eventi su D-Max e non è da escludere, non c'è nulla di ufficiale al momento neanche a tal proposito, sicuramente ne sapremo meglio nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, penso che sapremo prima qualcosa in più riguardo alla partnership e poi effettivamente sul primo live event perché molto dipenderà dal mese. Tendenzialmente l'annuncio per questo tipo di eventi, che appunto non sono i Big Four, WrestleMania, SummerSlam e quant'altro, o Royal Rumble, avviene circa 5-6 mesi prima e quindi qualora dovesse essere a maggio potremmo dover attendere la fine del 2025 per sapere qualcosa in relazione alla città che ospiterà il primo live event e anche alla data, perché le date possibili al momento sarebbero quelle di maggio e giugno, l'ipotesi principale, visto che il passaggio su Netflix dovrebbe effettivamente avvenire verso la prima metà, insomma, alla fine della prima metà del 2026 dovrebbe appunto avvenire questo passaggio su Netflix di tutta la WWE per quanto riguarda il nostro paese. Diciamo che le sedi principali candidate ad ospitare l'evento sono tre. Tra queste, quella più probabile sembrerebbe essere il nuovo impianto Santa Giulia chiamato Pala Italia, che ospiterà alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina a febbraio, motivo per cui credo che febbraio, un mese in cui si svolge Elimination Chamber, sia un po' da escludere per quanto riguarda appunto la possibile disputa di un primo event. Poi ci sarà WrestleMania, quindi è molto molto probabile che il primo event si vada a svolgere dopo WrestleMania, forse potrebbe essere anche aprile, presto che insomma voglia essere la data, ma tendenzialmente io opterei per maggio-giugno, questa al momento sarebbe la data principale, soprattutto qualora fosse effettivamente al Santa Giulia Pala Italia, che comunque avrebbe una capienza di oltre 16.000 posti per un evento come quello della WWE, quindi secondo me veramente potrebbe essere la sede migliore, la sede giusta, una struttura nuova, inaugurata proprio per le Olimpiadi di Milano Cortina, le Olimpiadi invernali, quindi credo che sfruttare quell'impianto ulteriormente anche per un evento del genere e magari chissà anche per altri eventi in futuro del genere, secondo me sarebbe la scelta migliore, la scelta giusta. Poi chiaramente in Italia abbiamo anche altre strutture in grado di ospitare l'evento, abbiamo avuto l'Unipol Arena l'anno scorso con lo svolgimento di SmackDown a Bologna, all'Unipol Arena di Bologna, ma ci sarebbe anche l'Inalpi Arena di Torino dove invece svolgono le ATP Finals ormai da diversi anni e quindi Torino e Bologna sono due città che secondo me vanno prese in considerazione, poi bisogna vedere insomma gli accordi che verranno sviluppati nel corso dei prossimi mesi, anche se io credo qualcosina già sia stato definito, magari non del tutto, non completamente, però Nick Khan ha detto che il calendario da qui fino a WrestleMania del 2027 praticamente è già completo degli eventi, già hanno definito tutto. Quindi io credo che anche la location in Italia sia abbastanza avviata e se non addirittura già prestabilita e ovviamente poi per l'annuncio bisogna attendere, però io credo che gli accordi già ce l'abbiano per fare una dichiarazione del genere e per farla uscire in un'intervista, perché comunque è stata un'intervista, non è stata comunque un annuncio fatto dalla federazione vero e proprio. Aveva fatto delle dichiarazioni in un'intervista, però ha parlato proprio dell'Italia e quindi io credo che non sia un caso
che questo sia stato anche un amo per capire, per tastare il terreno. La risposta di quest'anno dell'Italia con SmackDown è stata spettacolare, però bisognerà anche valutare i prezzi relativi all'evento e qui mi aggancio alla domanda principale che mi faccio in questo video. Il primo live event in Italia, che sia Backlash Italy magari, se si svolge a maggio, che abbia un'altra denominazione e un'altra collocazione, porterà con sé anche le relative puntate di SmackDown e di Raw, perché tendenzialmente abbiamo avuto questa struttura, no? Con i primi live event disputati, soprattutto in trasferta, diciamo, in Europa, l'abbiamo visto con Bash in Berlin l'anno scorso, l'abbiamo visto con Clash in Paris quest'anno o anche con Backlash France l'anno scorso, hanno portato con sé anche Raw e SmackDown, praticamente se non nella città stessa che ospita il primo live event, in altre città sempre di quella nazione, di quel paese. Soprattutto abbiamo visto appunto Clash in Paris si è svolta a Parigi, la puntata di Raw si è svolta a Parigi, quella successiva, mentre la puntata di SmackDown precedente è andata in scena a Lione. E questo comunque è un mio dubbio, una mia domanda a cui ancora non so dare risposta, perché, ripeto, la risposta di pubblico l'anno scorso è stata veramente importante ed intensa, sicuramente è stata una risposta eccezionale da parte del pubblico italiano, però per un evento soltanto, per una puntata di SmackDown, qualora ci fosse la tripletta, cioè primo live event più Raw e SmackDown, la risposta sarebbe la stessa, soprattutto a livello di prezzi, intendo, perché sicuramente poi arriverebbero anche persone dall'estero, non è che ci vanno soltanto italiani a vedere l'evento in Italia, ci andrebbero anche persone provenienti da altri paesi, per esempio magari anche proprio dalla Francia, dalla Germania, da paesi limitrofi o magari, che so, anche qualche americano in vacanza perché magari il periodo lo potrebbe consentire. Però a livello economico sarebbe una spesa bella pesante per i fan di wrestling in Italia. Già il semplice primo live event, l'anno scorso io mi ricordo i prezzi di SmackDown erano veramente importanti. Poi dire se sono esagerati o meno in confronto ad altri paesi non lo so, onestamente non mi sbilancio su questo. Però sono comunque prezzi alti per uno stipendio medio in Italia, secondo me. Quindi fare Raw, SmackDown e il primo live event tutte e tre insieme, non so se riuscirebbe a portare la giusta quantità di pubblico all'interno delle strutture, almeno per quanto riguarda il pubblico italiano. Poi ripeto, arriverebbe anche gente dall'estero e bene o male forse l'arena si riuscirebbe a completare per quanto riguarda SmackDown e Raw. Sul primo live event ho pochi dubbi, perché il primo live event comunque attira molto e appunto al di là degli italiani attirerebbe anche altre persone dall'estero e quindi credo che comunque si riuscirebbe a raggiungere quella soglia di pubblico di 16.000 persone all'interno della struttura o comunque qualsiasi struttura sia, bene o male, la capienza dovrebbe essere quella, insomma, il numero di persone all'interno della struttura per l'evento. Però al momento direi di goderci la notizia e di attendere altre novità che arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi. Fatto sta che qui veramente andiamo a fare la storia perché l'Italia per la prima volta in assoluto ospiterà un premium live event della WWE. La notizia migliore che potessimo ricevere è che finalmente è arrivata, l'attendevamo tutti, adesso è arrivata, manca soltanto di fatto l'annuncio ufficiale, ma è questione soltanto di tempo a questo punto, è partire il countdown e noi attendiamo anche l'annuncio ufficiale con grande trepidazione. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.